Ciao a tutti e benvenuti o benvenute sul nostro canale. Sono Francesca di Classe Italiana. Se state guardando questo video, forse siete interessati alla lingua italiana o allo studio della lingua italiana e allora rimanete con noi e se ancora non vi siete iscritti al nostro canale, fatelo adesso e attivate la campanella. Ma intanto iniziamo con la lezione di oggi. Per l'argomento di questo video ho preso ispirazione da un messaggio WhatsApp che una mia studentessa mi ha mandato qualche tempo fa. Lo vediamo insieme. È un SOS. Pauline mi scrive: SOS, SOS. Ciao Francesca, ho bisogno del tuo aiuto. Sto scrivendo un messaggio ad una mia amica italiana e non so se è corretto scrivere sono potuta andare o ho potuto andare. Aiuto, grazie! Sì, è proprio un SOS studente. Pauline ha usato la sigla che conosciamo tutti e che indica proprio una richiesta d'aiuto. Voi lo sapete che in italiano questa sigla significa soccorso serve subito. E allora aiutiamo subito Pauline a risolvere il suo dubbio. Il dubbio di Pauline riguarda l'uso degli ausiliari con i verbi modali quando sono seguiti da un verbo all'infinito. I verbi modali, o chiamati anche servili, servono per precisare il significato di un verbo, cioè dando a questo verbo il significato di possibilità, il verbo potere, o il significato di volontà, il verbo volere, o il significato di dovere, il verbo dovere, e il significato di capacità, il verbo sapere. Ma quale ausiliare dobbiamo usare nei tempi composti? C'è una regola? Come magari si chiede Pauline? Sì, c'è una regola e la regola ci dice che i verbi modali come ausiliare prendono lo stesso ausiliare dell'infinito che segue. Quindi in questo caso il verbo che vuole usare Pauline è andare. Sappiamo perfettamente che l'ausiliare del verbo andare è essere, perché diciamo io sono andata, lui è andato, quindi la forma corretta secondo la regola è sono potuta andare. Vediamo anche che il participio passato finisce in a perché si concorda con il soggetto, che in questo caso è femminile, e questa è la regola di quando usiamo essere come ausiliare. Bene, allora abbiamo risolto il dubbio di Pauline, facile e veloce. Ma siamo sicuri che non c'è un'altra possibilità? Non abbiamo mai sentito un'alternativa? In realtà, nella lingua parlata, ma qualche volta anche nella lingua scritta, io l'ho trovato, in realtà potremmo tranquillamente sentire l'alternativa con l'ausiliare avere, cioè ho potuto andare. E perché? Possiamo usarla? Non è corretta? È corretta? Allora, dobbiamo dire che è nell'uso che è molto frequente e che è accettata, è ammessa questa forma, cioè l'uso dell'ausiliare avere. E perché possiamo farlo? Uno, perché il verbo andare è un intransitivo, quindi lo possiamo fare con un verbo intransitivo. Due, perché vogliamo dare più forza, vogliamo sottolineare il significato del verbo modale. In questo caso è il verbo potere e quindi vogliamo sottolineare più la possibilità di andare, più che l'azione di andare stessa. Quindi allora, ripeto, secondo la regola dobbiamo usare l'ausiliare del verbo all'infinito che segue. Ma
se abbiamo un verbo intransitivo e vogliamo sottolineare di più il significato del verbo modale, possiamo anche usare il verbo avere. Molto frequente questo nella lingua parlata. Facciamo un esempio. Posso dire: sono voluto partire un'ora prima per non rischiare di fare tardi. Oppure ho voluto partire un'ora prima per non rischiare di fare tardi. Nel primo caso ho usato il verbo essere perché è l'ausiliare del verbo partire, secondo la regola, e non sbaglio mai. Nel secondo caso, partire è un verbo intransitivo, quindi posso usare il verbo avere per sottolineare il significato di volontà del verbo volere. E quindi in questi due casi è il parlante che sceglie se attenersi alla regola oppure, in un certo senso, dare maggiore forza al verbo modale, che in questo caso è il verbo volere. Ma attenzione, perché ci sono due casi che a questo punto conviene vedere insieme, così aiutiamo ulteriormente Pauline, se magari ha qualche dubbio ancora. Allora, quando un verbo modale è seguito dal verbo essere, è preferibile usare l'ausiliare avere. Per esempio, se io dico Marco ha voluto essere presente, vedete? Ho usato il verbo avere. Secondo caso, quando con i verbi modali usiamo un verbo pronominale, un verbo che usa un pronome atono come mi, ti, si, ci, vi, quale ausiliare usiamo? Allora, possiamo usare sia l'ausiliare essere che l'ausiliare avere, ma attenzione alla posizione del pronome. Vediamo due esempi. Se io dico si sono voluti incontrare davanti al cinema, guardiamo la posizione del pronome. Qui abbiamo l'ausiliare essere e il pronome si trova prima del verbo modale. Ma se io dico hanno voluto incontrarsi davanti al cinema, qui uso l'ausiliare avere, ma il pronome deve trovarsi alla fine dell'infinito unito formando un'unica parola. Quindi attenzione a questi altri due casi. Bene, spero di essere stata chiara e che il video vi sia utile per il vostro studio della lingua italiana. Ma se avete altri SOS come Pauline, avete qualche dubbio, qualche perplessità, lanciatemi anche voi il vostro SOS nei commenti a questo video e io correrò in vostro soccorso. Aspetto nei vostri commenti. Ma intanto vi ricordo che, come sempre, nell'info box di questo video trovate un link per un'attività per continuare ad esercitarvi un po' sull'argomento del video di oggi. Come sempre, cliccate sul link, entrate nella pagina delle attività gratuite sul nostro sito e cercate l'attività "Ho potuto" o "Sono potuto". Oltre a seguire il nostro canale YouTube, seguiteci anche sulla pagina Facebook, Instagram e LinkedIn. Bene, allora io vi aspetto per la prossima video lezione. Ciao da Francesca di Classe Italiana.